Oggi sono 3 anni esatti che vivo qui. Parli l'italiano meglio di un'italiana. Ma non è vero. Lo dici solo perché sai che mi fa piacere. No, dico davvero. Già 3 anni. Già. E com'è possibile che ci siano voluti 3 anni per accorgerti di me? Beh, sono arrivata che eri fidanzato. Ma ora non lo sono più. Che fortuna. Promettimi che non andrei più via da qui, neanche quando avrai finito di studiare. Se lo farò, sarà solo per andare via con te. Quando avrò finito di studiare. Niente mi porterà via dal mio paese. E allora niente mi porterà via da te, Kate. Max. Ma chi è? È Alex. E cosa verrà? Non lo so, ma non mi interessa. Ho di fronte a me la ragazza più bella del mondo e non c'è niente che possa impedirmi di baciarla. Ne sei sicuro? Mai stato così sicuro. Max, cosa succede? Non lo so, saliamo a vedere. Max! Cosa succede? È una strage! Stanno uccidendo tutti! Ma chi? Cosa stai dicendo? Cosa sta succedendo? Non lo so, forse un attacco militare! In un paesino come questo? Perché mai? Non lo so, qui non è sicuro, andiamo in piazza! Chi era? Eddie! Era Eddie! Andiamo avanti, coraggio, Kate! No! Gaia! Andiamo via! Andiamo verso il mare! Veloce! Max, è inutile! No, Nick, andiamo verso il mare! No, Max, tu non capisci! Io sarò il primo! Io sarò il primo! Prima a fare cosa? Andiamo via! Bastardi! Non mi avrete! Nick è stato il primo! Ma io sarò l'ultimo! Dio onnipotente! Mamma mia, che incubo! Nessuno ti farà del male. Hai la mia parola. Mi aiuterai? Davvero? Anche se non lo meriteresti. Mamma. Te lo prometto. Papà non è ancora rientrato? Dammi la... Guarda, non mi dire niente, non so dove sia. Non risponde al telefono e in ufficio non ha lasciato detto dove andava. Doveva rientrare per cena? E certo. Tu ne sai qualcosa? Io? Ma che ne so io? Sai sempre tutto di tutti, tu? Tranne che della mia famiglia. Ma dove volete che sia? Sarà da un cliente, staranno parlando. Gli si sarà scaricato il telefono e non potrà avvertirci. Ecco qua, mistero risolto. Gaia ha ragione, probabilmente è così. Vabbè, io torno in camera mia. Che sonno. Chiamatemi quando arriva, così ceniamo tutti insieme. Io ho già cenato. Quando tuo padre si degnerà di tornare. Che pesante.
Ma papà, sei impazzito! Sono le 10. Dovevi rientrare alle 7. Pa, gliel'hai data troppo piano. No, Robby, non devi fare così però. Tu non ti intromettere. Bravo, Pa, danne una anche a lui. E tu stai zitto. Ma io non ho fatto niente. Adesso mi dici dove sei stata e dov'è il tuo telefono. Subito! Ti ho detto che non lo so, non me lo ricordo. E allora fai quello che vuoi. Miki, te lo chiedo per l'ultima volta. Papà, non me lo ricordo. Ho un vuoto. Sono uscita dalle prove e mi sono ritrovata qui sotto casa. E ho perso il telefono e l'orologio e le chiavi di casa. E basta? Eri forse con le tue amichette a fare quelle cose che non si possono raccontare. No, e tu fatti gli affari tuoi. Miki, l'ultima volta che qui qualcuno è sparito per 3 ore. Poi l'abbiamo ritrovato, ma all'obitorio. Ed era nostra madre. Non c'è bisogno di ricordarmelo. Hai perso telefono, orologio e chiavi. Se papà non si calma perderà anche i denti. Mamma, proprio non ti ricordi nulla? Nonna, ci hai fatto preoccupare. Nonna Rosy, ma dov'eri? Non me lo ricordo. Ero uscita per... Eri uscita per? Mi ascolti, Rosy. Non si ricorda che l'hanno trovata i vigili mentre saliva sul monte, verso i campi di calcio? Mamma, quali sono i nostri nomi? Susie, Joe e Betty. Non mi ricordo cosa mi è successo, ma non sono mica ancora diventata scema. Cretino, sei un deficiente. Oh, piano con le parole. Ah sì? Davvero? Se no cosa succede? Succede che ti do un calcio nel culo come ho fatto sabato da tua madre. Oh, bravo, bravo. Ora mi dici dov'eri. Fammi sentire l'alito. Subito. Vieni qui. Non ho bevuto, cosa vuoi? Cosa voglio? Sono 3 ore che ti cerco. Dimmi dov'eri, per favore. Ero al bar, ma non ho bevuto, te lo giuro. Giuda! Cosa devo fare con te? Prova a fidarti di me per una volta. Tommy, sono venuta a prenderti in una caserma o in un ospedale o per strada troppe volte. Ti amo ancora, ma non chiedermi di fidarmi di te. Sentiamo la scusa del giorno. Nessuna scusa. Mi è successa una cosa stranissima. Sentiamola. Ero a fare la spesa e poi non mi ricordo più nulla. E adesso sono qui. Linda, eri con Joe? Eddie, basta con la storia di Joe. Non è vera. Siamo solo amici. Ficcatelo nella testa. Lo zimbello del paese, ecco cosa sono. Basta. Non c'è niente tra me e lui. Invece di preoccuparti di Joe, perché non mi porti all'ospedale? Ho avuto un vuoto, potrebbe essere qualcosa di grave, no? Si eri a fare la spesa. Dove sono i sacchetti? Li ho persi. Come il telefono e la mia borsetta con tutti i documenti dentro. Allora mi porti all'ospedale? Fattici portare da Joe. Adesso mi dici dove sei stato finora? Non è così semplice. Ah sì, non è semplice. No, non lo è. Invece è semplice. Basta dirmi la verità. Mamma, ma non urlare. Gaia, non ti intromettere. Perché non mi lasci parlare? Mamma, lascialo parlare. Grazie, Max. Sara, ho mai tardato così tanto? No, mai! È per questo che sono così spaventata. Intanto, stai bene. Sì, credo di sì, ma non mi ricordo cosa mi è successo. Cosa? Un vuoto di memoria? È sicuramente stato un malore. Sono uscito dall'ufficio
e mi sono ritrovato qui. Io chiamo subito il medico. Aspetta, Ci aspetta vuole un attimo. subito un attacco. Io ti porto in ospedale. Aspetta, ti ho detto. Fammi riposare questa notte. Credo di essere solamente troppo stanco. Credo che il mio cervello si sia scollegato per qualche ora. Resta solo da scoprire cosa hai combinato in giro in queste ore. Spero niente di sconveniente. Oh, che paura, Rudy. Patetici. Goditi l'abbraccio fino a quando la mamma non scopre dov'eri. Se domani ti succede di nuovo, si va in ospedale, ok? Hai visto come erano loro? Visto che comando io, potresti andare ad abbracciarvi in cucina così finisco di vedere Torchwood. Grazie. C'è qualcosa che non va. Cosa hai detto? Come? Scusi, no, mi ero distratto. Scusate. Va bene, per oggi può bastare così. Ci vediamo mercoledì. E ricordatevi sempre che lo yoga non serve per stare con i piedi per aria, ma con i piedi per terra. Max, vieni con me. C'è qualcosa che non va. No, nulla. Va tutto bene. C'è qualcosa che non va. È quello che hai detto durante l'esercizio. Davvero? Non me ne sono reso conto. Invece io penso che il tuo subconscio spinga fuori le tue sensazioni represse in fase vigile. È strano, perché va veramente tutto bene. Tu potrai avere grandi poteri se saprai svilupparli e controllarli. Mi sono reso conto di avere forti siddhi. Pensi, maestro, che riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi applicando lo hatha. 2 giorni fa ho iniziato a leggere il pensiero di mia sorella, uno dei pochi che gli passava per la testa, e sono riuscito per qualche istante ad arrestare i battiti cardiaci. È una pratica molto pericolosa. L'hai fatto da solo. Sì, ma sto parlando di 5 secondi, forse 10. Non lo fare più se non in presenza di un medico. Per favore. Maestro, sono 10 anni che pratico yoga. Penso di essere ad un buon punto. Max, sei un esempio in questo paese. Tutti si fidano di te. Non devi mai fare cose affrettate. E poi non si è mai tanto esperti da prevedere l'imprevedibile. Parla come un cavaliere Jedi. Non siamo poi così distanti. Quando potrò iniziare ad usare anch'io i potenziatori di energia? Quando sarai in grado di utilizzarli nel modo più corretto. E questo? Non l'ho mai visto. È nuovo. È arrivato da un posto lontano. Questo sarà il primo che utilizzerai. E quando? Presto. Prima di quanto potresti immaginare. Salve, Don. Oh, Max, è un po' che non ti vedo in chiesa. Ha ragione, Don, ma tra il lavoro e lo yoga... Ma la domenica tu non lavori. Vedo sempre i tuoi, ma tu e tua sorella non ci siete mai. Cercherò di essere più presente. A volte lavoro di sabato sera e domenica dormo. Il lavoro è importante, ma lo è anche la spiritualità. Guardi, Don, il mio sogno è di non lavorare. Ciao Max. Ciao, Miki. Promettimi che ogni tanto verrai a pregare insieme a noi. Farò il possibile. Non ti dimenticare che Dio sarà l'unico ad aiutarti quando ne avrai veramente bisogno. Me ne ricorderò. Stia tranquillo, ma quando ne avrò bisogno dove lo troverò? Chiamo lei. Mi fa da intermediario? Prima o poi tutti hanno bisogno di Dio. Non ce la faccio più, non mi fanno vedere Rescue Me perché dicono che è troppo violento e che dicono un sacco di parolacce. Ciao Max, sei sempre in giro anche tu, vedo. Faccio 2 passi. Tu? Scappo di casa appena posso. Sopporto sempre meno il socio di mio padre. E anche quel matto di tuo fratello, suppongo. Secondo me è simpatico da impazzire. Simpatico? Ma vieni a prendertelo quando vuoi. Aia. Come va con lei? Non si arrende all'idea. Mi tormenta in continuazione. È un incubo. È un reato, lo sai? Potresti denunciarla. Hai pure un padre avvocato.
Sei innamorato della bionda americana, vero? Franci, non sono affari tuoi. Max, lo sanno tutti. Davvero? Ciao Max. Ciao Miki. Comunque anche di te e Rick lo sanno tutti. Ma non è vero! Non ci hai detto nulla! Ma siamo solo amici! Bugiarda! Grazie, Max! Questa me la paghi! Ciao Oscar. Com'è? Ho appena finito di urlare con quell'idiota del sindaco. Perché? Perché? Perché per la seconda volta mi sono rifiutato di fargli vedere come ho sistemato il mio magazzino. Ancora con quella storia? Ma perché non glielo fai vedere così finisce di stressarti, no? È una questione di principio. O ti fidi o non ti fidi. Sono il fabbro di fiducia del comune oppure no? Sì, però anche il sindaco e i suoi Non c'entrano i diritti. Fai una bella cosa. Un giorno di questi vieni su e così mi dici se ti sembra che ci sia qualcosa fuori posto, ok? Volentieri. Sì, però poi non gli dici nulla, va bene? Ma certo, sono affari vostri. Ma senti un po', lo fai sempre quella cosa strana, quella... lo yogurt. Oscar, sei proprio scemo. Ti ci vorrebbe a te un po' di yoga, così ti calmeresti. Yoda? Quello di Guerre Stellari. Quello che parla sempre con le parole messe a caso nelle frasi. Sì, lui. Ciao Max. La mia cuginetta preferita. E lo credo bene. Guarda qua che roba. Oscar, non incominciare, per favore. Come va in piscina? Ti trovi bene? Ho appena iniziato, ma io sono una bagnina di mare. La vasca mi sta stretta. Aspetterò l'estate. Anche io, per vederti in costume. Sei un maiale. Non immagini quanto. Oggi non lavori? Piscina chiusa. Stanno mettendo il cloro. Oggi mi dedicherò all'arte. E quale? L'arte della seduzione? Imbecille idiota. Quando non insegno alla gente a nuotare, io dipingo quadri. Hai presente? E basta! La devi smettere di seguirmi! Tommy, ti prego, fermati un attimo. Ho detto di no! Togliti dai piedi! Tommy, dai. Vanno sempre meglio quei due. Già, lui è un violento. Speriamo non succeda nulla. Anche io. Anche tu cosa? Anche io sono un violento. Oscar. Anche io sono una violenta. Vuoi un pugno in faccia come dimostrazione? Mary! Oh, la mia americana preferita. Più di Cameron Diaz? Certo. Più di Sandra Bullock? No. Sandra va bene. E perché? Perché è mora. L'importante è che non ti piacciono altre bionde. Cos'hanno le more che non va? Ciao, Sabri. Ciao. Ti ho fatto una domanda. Sabri, non mi sembra il momento. Ah no? Guarda, sono contenta che finalmente ci troviamo tutti e tre nello stesso metro quadrato. Ancora per poco, perché io me ne vado, No, ok? Kate, per favore, resta. Ma lasciala andare. Non vedi che se la fa sotto dalla paura, questa fifona. Sabri, non ho voglia di litigare, tantomeno in mezzo alla strada. Premesso che faccio quello che mi pare, vorrei sapere perché la cervellona se ne vuole andare. Hai paura di me? No affatto! Semplicemente perché stai mettendo in imbarazzo tutti. E soprattutto Max. Ah, e tu che invece te lo stai corteggiando da mesi non hai messo in imbarazzo me? No? Non l'ho guardato in faccia, fino a quando non ti ha lasciato. Sei una bugiarda! Sabri, adesso basta! Per l'ultima volta ti ho lasciato per i motivi che ben sai, non per Kate. Sei una ragazza intelligente. Non cadere così in basso. Intelligente ma evidentemente non furba! Sabri, calmati! Ma tornatene in America, ladra! Allora ci vediamo più tardi. Forse è meglio. Torno a studiare. Sempre meglio la matematica che la tua amichetta fuori di testa. Comunque, tu sei meglio di lei. Me lo auguro davvero. No, intendevo della Bullock. Sei un bugiardo. A dopo. Faccio un salto là e arrivo. Allora, Maya, hai sentito oppure no? Vai a casa. Ci vediamo là e ne parliamo. Tommy, ti scongiuro, andiamo a casa insieme. Tommy, ma perché non ti calmi e parlate un attimo con serenità? Tu stai zitto e fatti gli affari tuoi. E guarda te se ti intrometti ancora, chiaro? Tutti nervosetti in questo paese. Oscar, mi hai stufato! Ci vado da sola a casa! Ecco, appunto. Do uno strappo, dai, su, non fare la difficile. Oscar! Ma non sto facendo niente. Mary! Attenta, Maya, stai rischiando oggi, ti avverto. Va bene, non dico più nulla, ma andiamo a casa. Vacci tu a casa, io resto fuori.
Un tranquillo paesino di provincia. Ragazzi, vi conosco da una vita. Almeno voi, non litigate. Perché non glielo dici tu al tuo amico di smetterla di sospettare che lo tradisca? Io non sospetto, io sono sicuro. È diverso. Ma succede tutto oggi. Eddie, mi lasci parlare con Linda da soli. Certo. Sarei in ferie, ma magari faccio un passo in ufficio. Linda, ci vediamo più tardi. In questo paese non lavora nessuno. Io vado. So cosa vuoi dirmi. Ma non è come pensano tutti, giusto? Esatto. Non so cosa pensino gli altri. Ti dico quello che penso io. Un grande amore lascia grandi segni. A volte luci meravigliose, a volte cicatrici sulla pelle. Adesso sei confusa, non sai cosa scegliere. Solo il tempo renderà chiaro quello che vuoi veramente. Ciao Linda! Ciao piccolina! Betty, vai a casa. Ci vediamo dopo. Sì. Ciao, amore. Non passa giorno che non mi chieda di te. Dovremo prendere una decisione prima o poi. Forse ho bisogno di starmene un po' da sola. Linda, sei cambiata, ma io non voglio perderti. Lasciami un po' di giorni per riflettere. Ti chiamo io. Un paese giovane ha bisogno di un sindaco giovane. Un paese saggio ha bisogno di un sindaco saggio. Vogliamo parlare dei parcheggi? Manovra saggia? Vogliamo parlare delle precedenti elezioni? Signor Sindaco, lei ha governato bene, ma ora è il momento di cambiare. Non sempre cambiare porta al meglio. Noi almeno conosciamo bene le esigenze del nostro paese. E noi no, invece? Tu proprio no. Ha parlato quello che sa tutto. Buongiorno, Max. Tony! Oh, un comizio ambulante. Inizia il divertimento. Immagino che tu abbia già scelto il tuo candidato, vero? No, signor Sindaco. Cosa mi promettete? Io di ampliare le sedi delle attività ricreative, tra cui il campo di baseball e la palestra di yoga. Ma quale baseball, per cortesia? Lo sport è importante! Non ci sono più barchette! Ma non c'è più un cazzo! Ci sarebbero ancora se non ci foste voi! Non stai zitto, non sai niente! Non sai niente, hai capito? Signori! Aspetterò di leggere i vostri programmi elettorali e poi deciderò. Buona giornata. Max, dimmi. E la tua famiglia? Stanno tutti bene. Grazie. Ciao Benny. Ciao Max. Max. Alex. Da dove arrivi? Dalla palestra. Ma voi oggi non lavorate? Io ho già finito. Io sono in malattia. Vedo. Avere uno zio medico aiuta. È incredibile, in questo paese non lavora nessuno. Non lavorare è il mio sogno. Io te l'ho detto prima, ho preso 2 settimane di ferie. E perché l'hai presa adesso? Ho fatto 2 calcoli. Mi godo 11 giorni senza far nulla. E poi se mai hanno ragione, il 21 finisce il mondo. E se hanno torto, torno a lavorare, riposato. Ma pensa questo. Maia. Tu davvero credi a questa storia? Alex, non mi deludere. Guarda che avevano conoscenze astronomiche e matematica avanzatissime. Mi fido più di loro di quelli che fanno le previsioni del tempo. Ma a te cosa te ne frega? Tu hai la tua tranquillità interiore, fine del mondo no. Sei sempre bello, sereno e rilassato. Al contrario di molti in questo paese. Litigano tutti, sempre di più, avete notato. A proposito, è qualche sera, incluso ieri, che ho visto un gruppo di cittadini incontrarsi di nascosto nella vecchia casa di Oscar, vicino a casa mia. Sono molto guardinghi e misteriosi. Ma farti gli affari tuoi? Mai? Ma Oscar non ci abita più, giusto? Saranno riunioni politiche. Tempo di elezioni, cominciano le alleanze segrete. Ci ho pensato anch'io. Ma il fatto è che queste persone hanno poco a che fare tra di loro. Alcune sono anche di schieramenti politici diversi. Ma per esempio chi c'è? Max, sinceramente, vorrei che li vedessi con i tuoi occhi. E perché? Poi capirai. A che ora si vedono?
Si vedono sempre verso le 9. Ieri sera ho sentito uno che diceva a domani, per cui stasera si rivedranno. E noi, da bravi paesani, andremo a spiarli. Affare fatto? Affare fatto. Da te alle 9, Dani. Farci gli affari nostri? Mai? Le 9? Col fuso orario di quale paese? Ieri erano le 9. Cosa ci posso fare io? Aspettiamo. Non dobbiamo avere fretta. Aspettiamo. Ma sì, moriamo congelati perché Dani è sordo. Non fa tutto questo freddo comunque, no? Invece fa freddo. Che freddo. Brr. Eccoli. Porca miseria. Ecco, è come avevo detto io. Complotto politico. È vero. So che il Favo sta litigando di brutto con il sindaco. Per cui è dalla parte di Tony. Mistero risolto. Ce ne andiamo? No, aspettate. Non credo sia così semplice. Max, c'è la Sabri? Chi se ne frega. La notizia è che c'è Tommy, che odia Tony. Si saranno picchiati almeno 10 volte. Qualcosa non quadra. Cosa ci fanno questi qui lì dentro? Ma quella non è la figlia di Roby? Sì, e quella è la madre di Joe. Se potesse ucciderebbe Linda. E invece va dentro con lei. La politica cambia le persone. Non mi stupisco più di nulla. Max, c'è anche il tuo amico Nick. Ieri sera non c'era. No, Max, tu non capisci! Io sarò il primo! Io sarò il primo! Nick non è entrato. È tutto strano. Max, guarda chi è arrivato. Ma cosa ci fa qui mio padre? Non lo so. È pazzesco. Sono 3 mesi che torna a casa tardi la sera. Ecco dove va, altro che clienti. Mettiamola così. Sfruttiamo il tuo vantaggio. Lo chiedi a tuo padre. Devo dirla a mia madre. Ma sei matto? Tua madre. Ma cos'è successo? Hanno sgozzato un dinosauro? Io non ho mai sentito un grido così forte in vita mia. Arrivava dalla casa di Oscar. Inizia la fine del mondo prevista dai Maya. Alex, non dire cretinate, era un lupo. Sì, sbranato da King Kong. Andiamo via, voglio vedere cosa mi racconta mio padre quando rientra a casa. Sei tu? Ma che scherzi fai? Mi hai spaventato a morte. Ai! Così mi fai male, ma perché? No. Ciao, sono Max. Fammi una cortesia, di al capo che oggi resto a casa. No, va tutto bene, ho avuto un piccolo problema, ma lo risolverò in giornata. A domani, grazie, sei un tesoro. Che stupido che sono, mi sono addormentato di nuovo. Ma ti devo parlare. Anch'io. È morto Nick. Nick? Ma quando? Cosa gli è successo? L'hanno ammazzato. Ma dove? Cosa stai dicendo? Mi ha telefonato lo zio di Dani dicendomi che stamattina l'hanno trovato nel suo appartamento accoltellato. Vado subito là. In questo paese succedono cose troppo strane. Max, cosa volevi dirmi? Niente. Vado a casa di Nick. Ti chiamo dopo. Non vai a lavorare oggi?
successo? Non lo so, Nick ficcava il naso ovunque. Se l'è andata a cercare. Al punto di farsi uccidere? Io non ci posso credere. Adesso salgo a vedere, voglio capire cosa è successo. Max, fammi una promessa. Tutto quello che vuoi. Non ficcare il naso dove l'ha ficcato lui. Mi chiedi molto. Voglio sapere cosa è successo ad un amico caro. Promettemelo. Perché vuoi questa promessa? Perché io non penso di poter vivere senza di te. Stai con me. E te lo prometto. Ti fa onore baciare una donna sotto casa del tuo amico appena ammazzato. Complimenti. Direi che non è proprio il momento. Non lo è mai, secondo te. E tu invece pensi di rispettare la memoria di Nick in questo modo? Povero Nick. Questo capita a chi non si fa gli affari suoi. È una minaccia, questa? Senti, maledetta bastarda. È appena morto un mio caro amico. Sono decisamente nervoso e non mi devi provocare. Inoltre mi hai stancato davvero. Io sto con chi voglio, quando voglio e dove voglio. E tu devi sparire dalla mia vita. Spero di essere stato chiaro. Max. Una volta per tutte. Aspetti. La pagherai. Non immagini quanto. E quanto presto. E tu anche. Non mi fai paura. Sei una persona malata. Sparisci. Con la ragazza hai dei problemi molto seri. Decisamente. Ci ho messo 5 anni a capirlo. Ciao, Max. Gabri, Chris, cosa diavolo è successo? Qualcuno è entrato. Gli ha aperto lui. Per cui lo conosceva. Poi ha preso un coltello da cucina e glielo ha piantato dritto nella schiena, conficcandoglielo nel cuore. Stai scherzando? No, Max. Posso vederlo? C'è il nuovo capo. Non credo ti farà entrare. Tra l'altro oggi eravamo tutti a riposo, ma ci hanno richiamato per l'omicidio. Omicidio? Qualcuno ha avvertito la sorella? Qualcuno ha una batteria? La mia macchina fotografica è scarica. Io in macchina, vado a prenderla. Chi è? È un mio amico. Lo conosco da sempre. Eravamo a scuola insieme. Era amico di Nick. Salve. Sono Max. Posso vedere Nick? Max, tu non capisci! Io sono il primo! Io sono il primo! Una setta satanica. Capo, il numero del diavolo è il 6, non il 12. Doppia setta satanica. Cosa vorranno dire quelle cifre? Possono essere un mucchio di cose. Coordinate geografiche o spaziali. Una formula matematica. La combinazione di una cassaforte. Ci vorrebbe qua Kate. È un mostro con i numeri. Non capisco. Uno sta per morire. Sa chi l'ha accoltellato perché gli ha aperto la porta. E invece di scriverne il nome, scrive un numero di 6 cifre. Evidentemente sono più importanti del nome dell'assassino. Capo, arriva la scientifica. Max. Vado via. Sì, è meglio. Pensaci un attimo. Magari ti viene in mente qualcosa. Addio, Nick. Tanto non importa. Tra 10 giorni saremo tutti morti. Certo che è strano. Molto. Se mettiamo in relazione ieri sera. Non ci voglio neanche pensare. Brutta storia. Già. Ragazzi, sentite qua. Mio zio, che ha rilasciato il certificato di morte, ha assistito alla perizia della scientifica. Mi ha detto che non ci sono impronte digitali sul coltello. Ovvio, avrà usato i guanti. No, Max, non hai capito. C'è il segno delle dita, ma non ci sono le impronte. E com'è possibile? Mio zio dice che si può fare.
Basta levigarsele via. Ti scortichi e agisci senza la pelle. Deve essere decisamente doloroso. Ma c'è un altro mistero. Quale? Oltre al sangue di Nick sul tavolo, hanno trovato altro sangue. Quello dell'assassino. Per cui questo pazzo si è scorticato le dita prima di accoltellarlo. Probabile, ma c'è un problema. Un altro. Il sangue. È senza globuli bianchi. Un pazzo malato. No, Max, forse non hai capito. 0 globuli bianchi. Questo si è trasfuso sangue trattato in laboratorio. Un pazzo malato medico. Questo per fortuna elimina tutti i presenti di ieri sera. E adesso dove vai? Dal Geo. Dal prof? Ma se ne intende di sangue oltre che di geografia. Pensaci, Kate. Sì, 3 numeri uguali. Ci sentiamo dopo. Cosa ti fa pensare che siano coordinate geografiche? Sono 3 numeri interi positivi. Il povero Nick ha scritto dei segni, tipo apostrofo, tra un numero e l'altro. I segni dovrebbero essere dopo ogni numero. Lo erano? Mi sembra di no. Stava per morire. Magari doveva finire la scritta e non ce l'ha fatta. Quando sarà il funerale? Ci vorranno un po' di giorni. Autopsia, indagini. Deserto. Pieno deserto. Come? Nigeria, regione di Yobe, per la precisione, qualche chilometro a nord di Materam. Ecco, lì non c'è nulla di nulla. È sicuro, prof? Beh, vediamo un po'. Confermo. Siamo sulla strada sbagliata. In quella parte di mondo non ci sono strade. Cosa possono voler dire 3 numeri, prof? Un orario. Le 12, 12 minuti e 12 secondi. Un orario che dura un secondo solo, però. Ma che si ripete 2 volte al giorno. Oppure? Oppure una data, un numero di telefono, il numero di una cassetta di sicurezza. Nick. Neanche aveva gli occhi per piangere. Oppure più semplicemente il cervello morente che fa fare gesti a casaccio. E Nick non sapeva nemmeno quello che stava scrivendo. Se fosse stato cosciente avrebbe scritto il nome del suo assassino, non credi? Forse. Sento che mi sfugge qualcosa. La mente fa brutti scherzi, Max. La mente si fa condizionare da qualsiasi evento. Ricordatelo. Sogno spesso lo sterminio dei nostri concittadini. Cosa mi ha condizionato? Quello scemo del tuo amico Alex, che ogni giorno ricorda a tutti che il 21 ci sarà la fine del mondo. Aspetta. Si chiama scotoma. L'occhio vede solo quello che vuole vedere, perché è il cervello che glielo suggerisce. Max! Mi dispiace per Nick, ma chi è stato? Mary, a te posso dirlo. Io credo che in questo paese stia accadendo qualcosa di strano. A me sembra non sia mai successo nulla di normale. Ieri ho visto riunirsi di nascosto un gruppo di cittadini. Tipo? Gente che solitamente neanche si parla. Gente che si odia. Fammi dei nomi. Tony, Tommy, la Sabri, la figlia di Roby, la madre di Joe E? e il tuo amichetto Fabro. Max, non dirmi che pensi che questa gente abbia a che fare con l'omicidio di Nick. No? Cugino, riprenditi. Almeno conoscono la confidenza minima per chiedergli perché si riuniscono. Lo fanno spesso? Mi ha detto Dani che l'ha già visti. Andate via! Oscar, ma sei impazzito? Ho detto andate via di qui! Oscar, ma che ti prende? Il prossimo te lo pianto nella testa! Dovete stare alla larga dal mio capannone! Non sono qui per il capannone! Sì, bugiardo!
Sei amico del sindaco e vuoi vedere cosa c'è qui dentro, vero? Oscar, per favore, calmati! Stai zitta tu! Ma che fai? Abbassa quel fucile! Max, andiamo via. Ma sei impazzito? Fai ancora un passo e ti sparo. Va bene, me ne vado. Ma non ero qui per il capannone. Non puoi sparare alla gente! È un reato! Ora chiamo la polizia! Andate via! Via! È caduto il telefono. Sono senza parole. Oscar, calmati! Vi ammazzo tutti! È completamente impazzito. È stato lui, povero Nick. Possibile che non arrivi nessuno? Meglio. Evitiamo il rischio che venga colpito qualcuno. Chiama aiuto. Hai il telefonino? Sì, chiamo i vigili. No, anzi, chiamo Gabri. Devono arrestarlo. È rientrato. Ma cos'è stato? Non so più cosa dire. L'ho sentito anche ieri sera. Ma cosa sta succedendo? Temo possa essere un contagio, tipo la mucca pazza. Gente nervosa che non ragiona, che litiga. Oscar che impazzisce, uccide Nick e spara a noi. E qualcuno che va così fuori di testa da urlare in questo modo assurdo. Dio mio, hai ragione. Andiamo via. Aspetta. Non lo toccare, è contagioso. Aspetta, ti ho detto. Oscar, stai male? Andate via! Non c'è niente nel mio capannone! Vi prego! Andate via! Oscar, andiamo dal medico. Alzati. No, lasciatemi qui. Andate via. Credo che tu sia contagioso. Per favore, fammi chiamare il dottore. Andiamo in ospedale, ti porto io. Oddio, è gravissimo. Chiamo qualcuno. Max, Mary, cos'è successo? Ti è venuto un attacco? Niente, sei caduto, hai battuto la testa e sei svenuto, ma per pochi secondi. Come ti senti adesso? Bene. Mi fa un po' male la testa, ma come ho fatto a cadere? Sei scivolato. Adesso rientra nel capannone e riposati, ma fammi una promessa. Promesse io le faccio solo a Pamela Anderson. Se ti senti male ci avverti, ok? Se mi sento male chiamo te, che sai di certo come farmi sentir meglio. Mary! La mia figlioccia. Ti devo assolutamente far vedere un vestito, mi devi consigliare. È bellissimo, vedrai. Dove ce l'hai? È in camera mia, vieni, te lo faccio vedere. Dottore, meno male che l'ho trovata, sono Max. Mi spiace di averla disturbata, le rubo solo un minuto. Ne arrivo da casa di Oscar, il fabbro. Penso abbia contratto un'infezione tipo mucca pazza. Si è messo a urlare come un folle e poi ci ho sparato addosso, ma per fortuna non ci ha colpito. Poi si è ripreso e non si ricorda più nulla. Allora va da lui. Grazie. Stia attento, mi raccomando. Grazie, sì. La richiamo più tardi. Bellissimo. Inizia il mio telefilm preferito. E quale sarebbe? Spazio 1999, un telefilm di fantascienza degli anni 70, bellissimo. Non lo conosci? Io degli anni 70 apprezzo solo i vestitini sexy, i pantaloni a zampa di elefante, la musica disco e i quadri tutti tagliuzzati. Invasion, alieni in Liguria. Domani, 12-12-12. Che forte, avete visto? La data di domani ha 3 numeri uguali. Ma pure una data. Bravo, prof. È una data. È domani. Che soddisfazione.
Te l'avevo detto che l'avresti pagata. Che padellata. Che potenza. Non dimenticarti che in realtà sono un maschio. Si vede. Ora lo ammazzo e non se ne parla più. Fai pure. Il padre ha detto che è d'accordo. Aspetta. Mi sa che è già morto. Gli do una padellata di sicurezza. Aspetta, ho detto. Che bisogno c'è? Sei un violento. Senti chi parla. È morto. Andiamo. Portiamolo dentro con noi. Perché? Lasciamolo qui, scusa. È brava. E se lo trova qualcuno? Chi se ne frega? Quello che lo trova sarà morto domani. Evitiamo le complicazioni della vigilia. Hai ragione. Portiamolo dentro. Ma davvero non ti fa nessun effetto vederlo morto? Non è mio figlio. Mio figlio arriverà domani. Ma non ti sei affezionato neanche un pochino? Sono 3 mesi che vivi con lui. Ti ho detto di no! Stai peggiorando. Questo corpo ti fa innervosire troppo. Calmati! Oppure domani ti metto al comunicatore invece che in campo. Ma siamo sicuri che l'eroe qui sia morto? Ho controllato io. Ma siccome so che non ti fidi di me, controlla tu. Mi ho dato un colpo così forte che non... Sì, come quella volta sulla 67. Ero senza braccia, quella volta! Hai sempre la scusa pronta. Controllo io. La pompa è ferma. Dunque, organizziamo per domani. Ancora? Sono 3 mesi che dici sempre le stesse cose. Non possiamo sbagliare. Ricordatevi che siamo sotto verifica. Per colpa sua, dopo la 67. Basta! 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 Signori, siamo tutti nervosi. Ma domani, ripeto, non possiamo sbagliare. Gli altri 2 sono in posizione? Uno è di turno, l'altro è già dal localizzatore. Ottimo. Ricapitoliamo tutto. L'attacco deve scattare alle 12:12 in punto, ora terrestre. Do il via io con un richiamo. Bene. Chi va a prendere le armi? Essendo nel mio capannone, ovviamente io. E lui. Sempre io gli incarichi di fatica. Punto di ritrovo per la consegna delle armi. Davanti alla chiesa. Lasciamone qualcuna di riserva al capannone. Sterminiamo tutti gli abitanti. Dobbiamo farlo entro un'ora terrestre. Sempre meno. Ogni volta sempre meno tempo. Ripeto, non lo dico più! Siamo sotto verifica! Io comunico a tutti l'avvenuto sterminio, almeno al 90%. Io vado dal localizzatore e il numero 9 lo aziona. Tempo definitivo di arrivo delle navi? Ci vorranno esattamente 50 secondi terrestri dall'invio del segnale dal comunicatore. Quanti ne scendono? Qui 300, negli altri paesi non lo so. Abbiamo solo 9 giorni per completare l'invasione. Il 21, l'intera razza umana dovrà essere eliminata. Della data del 21 gli umani ne parlano da tempo. Evidentemente qualcuno dei nostri ne ha parlato. Quello scemo del tuo amico Alex, che ogni giorno ricorda a tutti che il 21 ci sarà la fine del mondo. Pare che qualcuno sia sopravvissuto allo sterminio dei Maya. Tosti quelli. Chi se lo aspettava? Le armi da fuoco erano dei geni. Come sapremo la venuta presa degli altri paesi? Quando arriva la grande nave verde! Passeremo la verifica. Dobbiamo essere i primi a conquistare il paese che ci hanno assegnato! Quando potremo abbandonare questi colpi scomodi? Quando saremo a bordo! Nessun umano deve vedere le nostre reali sembianze! Non servirà salire a bordo, perché saranno tutti morti! Umani inutili! Che ne facciamo del mio figliuolo? Lasciamolo qui. Posso polverizzarlo? No! Fino a domani non si polverizza nessuno!
La polverizzazione viene tracciata, stupido! Ma lasciamolo qui. No. Se domattina qui entra qualcuno, rischiamo di Farci scoprire. Prima delle 12:12 nessuno deve sapere cosa sta per succedere. Buttiamolo in mare. Giusto per non farsi vedere. Buttiamolo nel fiume, nessuno lo ritroverà in mattinata. Fiume sia. Andate voi 3. Poi, una volta iniziato l'assalto, posso io polverizzarlo! Questo bastardo! E se lo trova qualcuno? Di qui non passa mai nessuno. Alle 12:13 passo io personalmente a polverizzarlo. Bizzarro. Sei un maschio? Eppure stare dentro questo corpo ti ha fatto provare i sentimenti della nativa. Perché? A te non ha mai creato rabbia il tuo fratellino. Rabbia sì, ma quella è insita in noi. Ma questa è gelosia. Infatti, prima abbandoniamo questi corpi umani e meglio è. Sono la razza più fastidiosa che abbia mai sostituito! Ne hanno sempre una! Possono la vita litigare! Ma che fai? Ma dove vai? Oh! Ma dove vai? Non l'ho mai visto comportarsi così. Vieni via, idiota! Torno tra 3 ore e ti polverizzo! È proprio innamorata. Innamorato. Max! Dove sono? Sei nel fiume. Dimmi che stai bene. Sì, sto bene. Cosa mi è successo? Ed ieri sera che ti telefono senza trovarti, tua madre ha chiamato la polizia. Poi stamattina presto mi ha chiamato Jenny. Non ho risposto e mi ha lasciato un messaggio. Ha visto dalla finestra di casa sua che ti buttavano giù dal muretto. Chi? Chi mi ha buttato giù? La Sabri, Oscar e la figlia di Robbie. Ma perché, Max? Cosa succede? Kate, dimmi che ore sono. Andiamo via da qui, ti prego. Si tornano... Kate, dimmi l'ora. Le 10:48. Non abbiamo tempo. Tempo per cosa? Ascoltami bene, Kate. Devi fidarti di me. Non mi fare domande perché non saprei cosa risponderti. Tra poco più di un'ora verremo attaccati e tenteranno di sterminarci tutti. Non sono esseri umani. Alle 12:12 inizierà lo sterminio. Che giorno è oggi, Kate? Che giorno è? È mercoledì. La data, Kate. Pensaci. Esatto. È un attacco coordinato e silente. Ma noi abbiamo un vantaggio. Non possono permettersi di iniziare prima. Per cui abbiamo il tempo di avvertire tutti e prepararci a difenderci. Io so dove tengono le armi. Max, mi stai raccontando una cosa pazzesca. Forse è il caso di andare in ospedale. Hai preso una brutta testata. Jenny ha visto la Sabri, Oscar e la Miki lanciarmi giù di qui. Non ti basta? Cosa pensi di fare? Riuniamo tutti da qualche parte. Perdiamo un sacco di tempo a convincerli. Andiamo a rubare le armi e poi ci prepariamo all'attacco. È un incubo. No, Kate. Un incubo finisce. Questa è la vita vera. Da questa non ci si sveglia. Max, che cosa ti è successo? Mary, ascoltami. Vestiti subito e vai nella palestra della scuola. È stato Oscar. Adesso vado a spaccargli la faccia. No, Mary, non fare domande. Vestiti e vai subito là. Portati dietro quante più persone puoi. Evita di farti vedere da quelli di cui ti ho parlato ieri. Non mi muovo di qui se non mi dici perché. Mary, qui tra un'ora scoppia una guerra. È passata la Sabri. Da che parte è andata? Verso il fiume. Andiamo in piazza. E Mary? Ci raggiunge, dammi il telefono. Se non fosse per lo yoga, adesso sarei morto nel fiume. È tutto assurdo. Pronto, mamma? Ascoltami, senza fare domande. Devi fare tutto quello che ti dico, devi fidarti e basta. Sei pronta?
regalo. Oggi è una bella giornata. Non per molto. Lori, ascoltami. Vai tra 10 minuti nella palestra della scuola. Ho un business per te. Grazie, amico. Arrivi anche tu? Certo. Arriva un sacco di gente. Portati i giornali. Bel vestito. Nuovo? Non mi sembra funzioni bene la lavatrice in casa tua. Ragazzi, ascoltatemi. Ma che succede, Max? Rispondetemi. Vi ho mai fatto almeno un favore nella vita? Io ho perso il conto. Sei ferito? Cosa ti è successo? Rispondimi, Dani. Sì, purtroppo. Stai per chiederci qualcosa in cambio, giusto? Vi chiedo di fidarvi di me, senza fare domande. Tutto qui? Spara! Andate senza farvi notare nella palestra della scuola. Quelli dell'altra sera stanno per ammazzare tutti in questo paese. Hanno ucciso loro, Nick. L'avevo detto io che c'era sotto qualcosa di grosso. Oddio. Dobbiamo organizzare una rivolta. Abbiamo solo un'ora. Chiamate tutti mentre andate e riunite più persone possibili. Kate, vai con loro e fai entrare in palestra tutti quelli che arrivano. Io vado ad avvertirne altri. Max, stai attento. E conta su di me. Kate, ce la faremo. Loro sono 10. Noi saremo migliaia. Sii coraggiosa. Ci vediamo tra 20 minuti. Andiamo. Questo sicuramente. Don, signor Sindaco. Max, anche il nostro parroco Un pensa permesso. che... Ascoltatemi attentamente. Ho saputo poco fa da fonti certi che ci sarà un attentato nel nostro paese, ma non si sa dove. Stai scherzando, vero? No, signor Sindaco. Fonti certe. Faccio subito uscire il furgoncino con l'altoparlante. No, l'attentatore è già qui in giro. E allora? Don, raduni tutti i suoi fedeli e li porti nella palestra della scuola. Lei prenda tutti i cittadini che sono in giro per il paese e li porti nella palestra. Io vi raggiungo fra poco. Discrezione. Intanto comunque chiamo la polizia. Max, spero che non sia uno scherzo. Non lo è, purtroppo. La bomba esploderà poco dopo mezzogiorno. Sbrigatevi. Joe, tra mezz'ora ci sarà un attentato. Dovete andare tutti nella palestra della scuola senza fare allarmismi. Non chiamare Linda per nessun motivo. Perché? È uno degli attentatori. È un'altra delle pazzie di Eddie. No, Joe. Hanno ucciso loro, Nick. Vai in palestra, aspettami là. Eddie? Chiamalo al telefono. Non dirgli di Linda. Chiama anche la donna di Tommy. Anche Tommy è coinvolto. Joe, andiamo. Sì, sbrigati. Porta la tua famiglia giù. Papà, la nonna. Faccio in tempo ad andare a prendere mia madre a casa? Capisco. C'è anche mio padre. Ma cosa sta per succedere, Max? Stanno per attaccarci. Tenteranno di sterminarci. Ma chi? Perché? È un'invasione. È pazzesco, ma è la verità. E noi dobbiamo difenderci. Guarda, Joe. Guarda quella data. Vinceremo, Joe. E verremo qui io e te a cambiare questo cartello con la nuova data. 12 dicembre. Ma se io ti raccontassi quello che tu stai raccontando a noi, tu mi crederesti? No, ma è la verità. Quanto mi scoccia sottolineare che l'avevo previsto. Mi ha truffato. Non c'è nessun business da fare con i giornali. No. Mi sa che sono anche gli ultimi giornali che venderai. Max, ci serve uno straccio di prova. Non ce l'ho. Dovete solo fidarvi. Se tra 24 minuti non sarà successo nulla, mi consegnerò alla polizia. Siamo tutti d'accordo che mia moglie Linda non sia una santa. Però da qui a ritenerla un'assassina proveniente da un altro pianeta ce ne passa, no? Mia figlia è una ragazzina indisciplinata, ma non credo sia un extraterrestre. Anche se lo sembra, eh? Io però c'ero quando Oscar ha tentato di ucciderci e poi gli sono venute le convulsioni. Ma non vuol dire niente, avrà l'epilessia. Ragazzino, lo so riconoscere un attacco epilettico. Ma sei una bagnina o un medico? Ne so più io di quel cane di tuo zio. Ma cosa vuoi sapere tu? Ma pensa a stare a galla, va? Non sono un medico, è vero, ma sono una bagnina che ha sentito un urlo disumano provenire dalla bocca del nostro fabbro. Ma cosa stai dicendo? Ma smetti, ma finita. Ma non li avete ascoltati. Ascoltatemi, vi prego. Unire le nostre forze. Ma non è vero, no.
Basta! Basta! Zitti tutti! State zitti! Io so che è assurdo. So che queste cose le abbiamo viste sempre e solo nei film. Ma questo non è un film. Tra 22 minuti questi esseri, provenienti da chissà quale pianeta, ci attaccheranno e ci ammazzeranno tutti. Gli serve il nostro pianeta. Gli serve integro. La stessa cosa starà sicuramente accadendo in tutti i paesi della nostra regione, della nostra nazione e forse di tutto il mondo. I governi si sono preparati a respingere attacchi reciproci provenienti dallo spazio, ma nessuno poteva prevedere che la minaccia non sarebbe arrivata dal cielo, ma dai nostri stessi simili. Questi sono animali, sono cattivi da far paura, io li ho visti. Sarà difficile fermarli, ma noi dobbiamo combattere a costo della nostra vita. E siccome fuori di qui tutti avranno lo stesso problema, nessuno correrà qui ad aiutarci. Hanno preso i nostri cari e ora vogliono noi, le nostre case, il nostro paese, il nostro mondo. Non ci siamo accorti che quel maledetto giorno di settembre, in chissà quale modo, questi bastardi si sono sostituiti ai nostri cari. Ma sapete qual è la verità? La verità è che ci conosciamo sempre meno. Non abbiamo mai tempo. Non siamo stati capaci di accorgerci che il sangue del nostro sangue non aveva più il nostro sangue. Potevamo accorgercene mesi fa, ma eravamo troppo presi a litigare, a criticare, a sgridare, ad accusarci l'un l'altro. Se ce ne fossimo accorti prima li avremmo già sterminati noi. È colpa nostra se moriremo tutti. Ce lo meritiamo. Pagheremo il nostro egoismo. E ricordatevi che se oggi abbiamo il vantaggio di poterli combattere, è solo ed esclusivamente grazie a lui, che si è accorto che in quelle persone che avevamo in casa tutti i giorni c'era qualcosa che non andava. È solo grazie a te che non ti sei fermato all'apparenza. Speriamo che ogni paese abbia il suo Max. Siamo stati stupidi. Potevamo accorgercene prima. Si diventa furbi quando non serve più. Ho una cosa da farvi ascoltare. Per ascoltare i messaggi vocali e fax, digiti 1. C'è un messaggio ascoltato. Messaggio ricevuto da 0, 1, 0, 3, 4, 7, 5, 5, 5, 5 alle ore 7 e 5 minuti. Ciao Kate. Guarda, è successa una cosa spaventosa. Non so come dirtelo. Ho visto la Sabri buttare Max giù nel fiume. È una tragedia. L'ho visto proprio adesso, dalla finestra di camera mia. C'erano anche Oscar, il babbo e l'amici. Sai, la figlia di Robin. Ma perché l'hanno fatto? La Sabri è pazzo, dopo averlo buttato giù, è sceso nel fiume e voleva prenderlo a bastonate. Io temo che sia morto. Non so cosa fare, io non esco di casa. Ma cosa sta succedendo in questo paese? Chiamami subito appena accendi il telefono. Aspetto, chiamo un'ambulanza. Dio mio, Kate, non so cosa fare. Max è per terra nel fiume. Chiamami, Kate. Dio santo. Incredibile. Grazie, Kate. In qualità di sindaco di questo paese, io penso che la strategia giusta sia... Adesso andiamo tutti al capannone di Oscar. Buttiamo giù la porta. Prendiamo le armi degli alieni e combattiamo. Ecco la strategia giusta. Loro sono 10, noi migliaia. Non ce la possono fare. Siete pronti? Qualcuno prende la propria macchina e tenti di raggiungere Genova per chiedere aiuto. Niente, non c'è campo. Hanno isolato i telefoni. Tanto è inutile. Appena arrivato qui ho chiamato la polizia, ma ovviamente mi hanno riso dietro. Tra qualche minuto non rideranno più. Ogni paese ha lo stesso problema nello stesso momento. E nessuno può più comunicare con nessuno. Un piano geniale. Non se ne esce. Ma io non me ne sto. E cosa pensi di fare? Non vengo con voi. Prendo la barca di mio zio e vado in mare aperto. Ma dove vai? Andiamo! Sì! Dobbiamo pregare. No, dobbiamo combattere. Dio ha sempre un piano per ogni avvenimento. Se Dio ha un piano, questo è il momento di svelarci. Dio non rivela i suoi piani a noi esseri umani. È colpa nostra. Ci siamo fidati delle persone sbagliate. Con permesso, Don. Anche Gesù ne ha sbagliato 1 su 12. Forse proprio oggi non è il caso di nominare quel numero. Che ne dici? E se fosse ancora dentro? Sarebbe già uscito. Non c'è. Che ore sono? 12:08. Tra 4 minuti scatta l'attacco.
Punto di ritrovo per la consegna delle armi? Davanti alla chiesa. Lasciamone qualcuna di riserva al capannone. Come sai che qui ci sono altre armi? Ci sono quelle di riserva. L'hanno detto loro. Speriamo siano tante. Max, non perdiamo altro tempo. Vado a sfondare la porta. Alex, Dani, datemi una mano. Ragazzi, al mio 3. 1, 2, 3. Sono solo 3. Sì, non c'è altro. E il capannone è completamente vuoto. Eddie, vieni qui. Tu sai sparare. Cerca di capire come funziona. E stai attento a non far male a nessuno. Manca un minuto. Il vaso. Allontanatevi tutti. Bene, funziona. Io vado dal localizzatore e il numero 9 lo aziono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma chi è il nono? Tempo definitivo di arrivo delle navi? Ci vorranno esattamente 50 secondi terrestri dall'invio del segnale dal comunicatore. Max, è adesso. Sono le 12:12. Ascoltatemi bene tutti. Ora andiamo in piazza e combattiamo. Da qualche parte esiste un localizzatore che verrà attivato da uno di loro quando saremo stati sconfitti. A quel punto arriveranno altri alieni. Chiunque veda qualcosa che assomiglia a un comunicatore lo distrugga. Ma chi è? È tuo padre. È il segnale di richiamo. Inizia una guerra. Andiamo. Che Dio vi accompagni. No, grazie. Ci andiamo da soli. Che lo vogliate o no, Dio sarà con voi. Sì, ma purtroppo lui è contro la violenza. Spero che tu abbia un'idea geniale. Se combattono come urlano è finita in partenza. Alex, non lo so. Sono creature violente. Sarà comunque una strage. Ecco, grazie. Ora sì che sono tranquillo. Ascoltatemi tutti! Non ho buone notizie per te. Fermatevi! Mamma, che fai? Scappiamo! Miki, siamo la tua famiglia. Mi brucia ancora lo schiaffo.
Un buon padre non alza mai le mani. Risparmiaci. Faremo tutto quello che vorrete. Primo, non sono Mickey. Secondo, sono di fretta. Terzo, morite, umani inutili! A questo punto mi sembra evidente chi sarà il vincitore delle elezioni, no? Oh, Dio Onnipotente, perdona i nostri peccati e perdona i nostri invasori. Chiunque tu sia, davvero non possiamo trattare un compromesso? Politico fino in fondo. Nessuna trattativa. Ci serve questo pianeta e basta. Grazie. Siamo in ritardo, maledizione! Ci puniranno di nuovo! Non la sai usare? E invece sì. Non quanto me. Sono quello che voi qui chiamate cecchino. Tu spara a me, io sparo a te. Tua moglie ti tradiva con Joe. Sei tu mia moglie. No. Io sto solo usando il suo inutile corpo. È inutile mica tanto. Sei una brava persona, ma io devo fare il mio dovere. Perché ci fate questo? Non te lo posso dire. Sappi che la vostra specie sta facendo un sacrificio importante per altre civiltà. Non mi consola il pensiero di essere stato utile a qualcuno. Altre razze vi saranno grate in eterno. Razze che meritano di vivere più di noi? No, razze che meritano la nostra riconoscenza. E voi, per ringraziare una civiltà, ne sterminate un'altra innocente? Ci serve il vostro mondo e il nostro lavoro è consegnarlo integro. Te l'avevo detto che dovevi essere più gentile con me! Maledette donne umane! Nonna! Scappate! Grazie, ci nasconderemo. Non ci troveranno. Stai tranquilla. Veloci, prima che cambi idea. No! Mamma! Te l'avevo detto che stavi rischiando! Aiuto! Non mi ascolti mai! Dimmi almeno chi sei e perché state facendo questo? Madrid Murk! Cosa stai dicendo? Madrid Murk è il mio nome! Ma il mio Tommy dov'è? Tu non provi nulla per me. Io? Tu mi dai fastidio e basta. Sei come una mosca per voi umani. Io non sono una mosca. È vero,
Tu parli anche. Impossibile. Sono un maschio. Una cosa mi mancherà di te. Sei una terrestre inutile, ma brava a cucinare. Maledetto! Non ce la farete. Max me la farà pagare. Max morirà, come tutti voi. Mamma! L'avete creduto morto già una volta. Non lo fermerete. Mamma! Deve sempre interrompere. Max questa volta non risorgerà. Addio, moglie. Non andate in piazza! No! Lasciaci andare. Siete già morti. Non mi sembra. E allora manca poco. A te manca poco. Sono 3 mesi che aspetto questo momento. Io solo qualche ora. Come hai fatto a sembrare morto? Avrò qualche super... E invece sì. È il numero 9. Bravo, Max. E prima di eliminarti, voglio farti assistere a un evento importante. Il localizzatore. Sempre più bravo, Max.
grande nave. Verde, esatto. Perché? Non ti riguarda. Comunque sono fiero di te. Stanotte hai ingannato tutti, fermando il cuore. Peccato che adesso si fermerà davvero. No. Addio, mio allievo. No! In questo paese non lavora nessuno. Guardi, Don, il mio sogno è di non lavorare. Non lavorare è il mio sogno. Giornata difficile oggi a scuola, Gaia? Non tanto. Max, tu che turno fai? Nella vita vera si deve lavorare. Come? Non lo so, devo guardare i turni. Ho fatto un sogno bruttissimo, sono sconvolto. Che sogno hai fatto? Un gruppo di alieni sterminava tutta la popolazione. Poi sono io che guardo troppa televisione. Il massimo è che tu eri uno di loro. Non è divertente. Buongiorno, Max. Hai visto la data di oggi? Non è pazzesco? Che male. Max, come ti senti? Mamma, cosa mi è successo? Ti fa male la testa? Dottore, sì, mi fa male. Max, sei caduto dal muretto nel fiume. Non te lo ricordi? No. Che giorno è oggi? È mercoledì. Il numero? È il 12 dicembre. Ma perché me lo chiedi? Chi mi ha trovato? Chi mi ha portato qui? Non ricordo più nulla. Ti hanno trovato la Sabri, la Mickey e Oscar, il fabbro, e ti hanno portato subito qua. Dottore, perché non mi avete portato all'ospedale? Non era necessario. Hai preso soltanto una brutta testata. Ti ho fatto l'elettroencefalogramma e non hai alcun danno. Ti servono solo 24 ore di riposo. Tutto qui. Papà? È da un cliente, ma mi ha detto che viene subito dopo mezzogiorno. Dottore, poi è passato da Oscar. Sì, in effetti è epilessia. Nessun virus pericoloso. Gli ho prescritto un calmante in caso gli venissero delle crisi. Torno subito. Beh, vado anche io. Ho un appuntamento dopo mezzogiorno. Max, mi raccomando, non ti muovere di qui. Sei ancora molto debole. Se hai bisogno, non farti problemi. Telefonami pure. Grazie, dottore. La chiamo più tardi. Non credo. Non ci sarà un più tardi.
12. Il numero delle note che compongono un'ottava. 12. Il numero dei gruppi di note del sistema dodecafonico. 12. Le ore del quadrante dell'orologio. 12. Numero atomico del magnesio. 12. I gradi della scala Mercalli. 12. Il numero delle vertebre toraciche di un essere umano adulto. 12. Steal your thoughts the way you steal mine. I try to sleep at night, try to think of something else to occupy my time. It's hard for me to tell you this, I don't wanna fall apart, but I've been hiding all these feelings here deep within my heart. I couldn't find a way to tell you, the words will always come around, but I never felt this way before, so I wrote you a little song. I've been in love with you for so long now, I didn't want to let it show, but I'm waiting around, I'm going out of my head, I think it's time to let you know. You're the answer to my question, the solution to my problem. You're the reason that I'm living. Tra polvere e idee, tra eccessi e manie, ho atteso il momento con la lucidità di chi non ha più paura del buio. Qui soltanto bugie, per prime le mie, ma tutto avrà un senso quando il cielo cadrà, portandosi via pensieri e parole. E ora che non conta l'onore, si spegnerà qui la tua avidità. E ora che stai provando terrore, ti accorgi di me, ti accorgi di me. Paura, passa prima o poi, passa prima o poi, niente paura, il mio attimo è solo un attimo di me. And you turn back time, when I was a child. And you turn back time to clarify.